Era una mattina, aprile, come oggi, e le montagne. Una serie di carezze date tutte nello stesso verso, dal basso verso l'alto, dalle guance alla base degli occhi, come per asciugare una lacrima, come per raccogliere le briciole delle stelle cadute sui pascoli e riportarle al cielo. Una carezza dopo l'altra, le montagne si sono sollevate in quinte soffuse e opache, incipriate. Dalla finestra solo uno scorcio, illuminato dal basso come succedeva nei film, nei cinema all'aperto, sul muro della chiesa, non più bianco, ma rosa, dipinto da un'alba artificiale filtrata nella celluloide. E, oltre lo scorcio, le promesse di una nuova giornata di sole, conferma di una primavera inoltrata, anticipata dalle primule e via via più verde e colorata. Fuori mi aspettava il ruscello, gorgogliante sulle pietre, e l'ultima neve. Restia ad abbandonare il prato dietro la casa, all'ombra, anche se i ciuffi d'erba la richiamavano da sotto all'ordine naturale delle cose, sollevandola da terra, invitandola a traslocare. L'ordine naturale delle cose. Le stagioni, una dopo l'altra, ogni anno. Con la certezza che in inverno sarebbe ritornata, la neve si lasciava convincere, ma controvoglia, impigrita dal letargo e dal silenzio dei mesi freddi. E perché doveva traslocare? Ma perché tutti si svegliavano di colpo? Perché non poteva resistere alla frenesia che saliva tutto intorno? Ma con quel fracasso assordante di acqua, la neve ha un udito sensibilissimo. E la terra in subbuglio, tra crochi che spuntano, erba che germoglia, radici che si allungano e che si stiracchiano, e si sarebbe arresa anche lei, prima o poi. Resistevano pochi mucchi di neve, negli angoli più tranquilli e silenziosi, in quelli più appartati. Pochi ormai, ogni giorno più magri, convinti dal tepore del sole a lasciarsi scivolare giù per la valle e intraprendere un viaggio liquido alla scoperta del mondo, giù, giù, fino alla pianura e poi fino al mare. Il mare. Ogni tanto ne spariva uno, da un momento all'altro, come per magia, in un batter di ciglia, come se una carezza improvvisa lo avesse disciolto nel verde. A volte invece si riuscivano a trovare ancora dei piccoli grani bianchi, come dei chicchi di sale grosso, semi di neve, che sarebbero germogliati in novembre e poi cresciuti fino a ricoprire con una spessa coltre bianca ogni angolo, a condizione che venissero bene interrati. Ai più pare che la neve scenda semplicemente dal cielo. Troppo semplice e poco suggestivo. In realtà, la neve sente il richiamo della terra e scende là dove in primavera i suoi semi hanno lavorato per il suo ritorno. I semi della neve. Il gioco più caro e affascinante era cercarli e trovare il più bello. Al mattino, aperti gli occhi, sapevo che oltre la finestra c'erano il sole, le montagne, le primole a guardia del ruscello, i primi fischi delle marmotte, le mandrie finalmente al pascolo, le macchie viola dei crochi selvatici e quelle bianche dei bucaneve. Ma c'era anche dell'altro. Una caccia al tesoro. E in palio premi effimeri da conservare in fondo agli occhi e poi in profondità nel cuore, da condividere con la mia sorellina Marta, che mi seguiva nelle mie spedizioni, unica testimone e unica concorrente, e poi da raccontare all'ora di pranzo, con uno sguardo al camino, al nonno, che bonariamente ascoltava come noi proseguissimo quel gioco antico che anche lui aveva praticato quando era bambino, e prima di lui suo nonno, e prima il nonno di suo nonno,
tutti gli anni, nei giorni di primavera e a volte finanche in estate, negli anni in cui il raccolto di neve era stato straordinariamente ricco e questa indugiava più a lungo sul prato dietro casa, segno che la semina dell'anno prima era stata buona e fruttuosa. Ma era un gioco segreto, da custodire gelosamente perché non si spezzasse la magia di ogni inverno. Era una mattina di aprile, ero pronto per uscire, ero impaziente di trovare il seme il più bello di quell'anno. Marta era già sulla porta, vestita di tutto a punto con gli occhi brillanti di chi sente di aver la vittoria in tasca. Il seme più bello, quello più rotondo, quello più bianco, quello più luminoso. Ognuno di noi due avrebbe certamente conquistato un primato anche oggi, setacciando gli angoli che sembravano già conquistati dal verde della primavera, ma che potevano rivelare tra i fili d'erba i chicchi di cristallo brillante che aspettavano gli occhi di un bambino per essere ammirati e salutati, prima di scendere nella terra anche quest'anno. La sciarpa di lana, perché l'apprensione della mamma temeva sempre un ritorno del gelo, e i capelli arruffati strigliati alla belle meglio, nascosti sotto la cuffia, una macchia di caffè latte sul colletto, tenuta abilmente nascosta sotto il maglione, per non essere costretti a ritardare l'uscita, e poi via, con le ali ai piedi. Ali d'angelo che i bambini conservano dalla nascita, invisibili ma indispensabili per volare via con la fantasia e godere di ogni piccola cosa, insignificante per molti, meravigliosa per loro. Via! Ad accarezzare le montagne, a salutare le marmotte, ad avvistare i camosci, a setacciare i prati alla ricerca dei nostri trofei. Mattinata ricca quella, chicchi bianchi, chicchi trasparenti, chicchi bellissimi, traslucidi e luccicanti come gli occhi miei e di Marta, emozionati ogni volta. L'aria frizzava a mezza costa e ci portava gli odori freschi delle cime, che sarebbero rimaste bianche almeno un altro mese, e poi quelle dei primi fiori e dell'erba. Ancora non sapevamo. Non lo avremmo mai pensato, ma sperato sì, quello sì, ogni giorno. Il nonno ci aveva raccontato che poteva succedere, che lui lo aveva trovato, eppure suo nonno, e il nonno di suo nonno, il re dei semi, l'essenza della neve, il fiocco magico. Il seme che assicurava ogni anno, nei secoli, nei millenni, il ritorno della neve. Un fiocco luccicante che non si scioglie, l'unico che possa guardare il sole dell'estate dritto negli occhi senza paura di svanire. Nessuno sa da quale cima osservi il mondo e da quale declivio scenda verso valle per guardarlo da un'altra prospettiva. Lo facevo ogni tanto, ma era rischioso. Non aveva le ali per tornare su. Aveva bisogno di quelle di un bambino. Quelle del bambino che lo avesse trovato, riconosciuto e custodito. Il bambino gli avrebbe fatto visitare la sua cameretta, gli avrebbe mostrato i suoi giochi e lo specchio mirato dei suoi occhi, e poi lo avrebbe riportato sulle cime, un giorno d'estate, con l'occasione di una passeggiata verso i nevai. Lo avrebbe portato in un taschino della camicia e lo avrebbe lasciato su una cresta, a ripensare per anni all'ultimo viaggio tra le baite, finché non avesse di nuovo desiderato tornare giù un'altra volta. Il fiocco magico. Il nonno lo chiamava così. Più volte Marta ed io avevamo sperato di averlo trovato e lo osservavamo trepidanti con il fiato sospeso, ma poi il fiocco spariva nella terra, come tutti gli altri semi. Era come cercare un ago nel pagliaio. Ma intanto trascorrevamo le mattinate a vedere come i semi magicamente prendevano la forma di piccole gocce e scivolavano tra i fili d'erba e le briciole di terra. Ma quello era il giorno fortunato. Io e Marta ci eravamo guardati negli occhi con uno sguardo d'intesa. Lo hai sentito anche tu? Che cosa? Quella scossa?
Quella voce? Sì, sì, l'ho sentita anch'io. Era lì, posato su uno stelo, a prendere il sole. Perfetto. Un cristallo che luccicava nella luce del mattino. Era lui, il fiocco magico. In tutto il prato verde era rimasto solo e ci guardava. Ci guardava, sì, negli occhi, con aria di intesa. Certo che lo avremmo capito. Un segreto, certo, un segreto tra noi tre. Lo abbiamo accarezzato in silenzio. Poi abbiamo iniziato a giocarci facendolo rotolare da una mano all'altra. E intanto lui rideva divertito. Non si divertiva così da 300 o 400 anni. Fino all'estate siamo stati compagni inseparabili di interminabili passeggiate lungo il torrente, nei pascoli con le mandrie e poi giù in paese a comprare il pane o vendere il latte. Fino all'estate, quando abbiamo fatto le gite più lunghe fino in cresta, fino ai nevai. Lì un pomeriggio l'abbiamo salutato. È passato tanto tempo. Avrà già voglia di nuovo di farsi un giro a valle. Forse è lì fuori che ti aspetta. Lo troverai tu un giorno. Forse domani. Forse oggi stesso. È aprile. Ma prima finisce la colazione.